Bentornati sul Figaro Lab. Siamo stanchi di parlare soltanto di effetti, iniziamo a parlare anche un po' di amplificazione. In particolare parleremo di valvolari e inizieremo a toccare una serie di argomenti propedeutici alla realizzazione di qualche cosa. Infatti sul canale in futuro realizzeremo anche qualche piccolo amplificatore. Nelle mie intenzioni ci sarebbe quello di realizzare un piccolo valvolare, un piccolo amplificatore a stato solido, anche per confrontare le due tipologie, quindi faremo un classe A valvolare, faremo un piccolo classe AB a semiconduttori ed infine ci avvicineremo anche alla classe D, una classe di funzionamento interessante e che piano piano si sta facendo strada anche nel settore degli strumenti a corde. Senza divagare oltre, ritorniamo all'argomento originario, amplificatori a valvole. Per poter affrontare questa cosa abbiamo bisogno di un minimo di nozioni di base. Sicuramente la strada da percorrere è quella di disambiguare, di distinguere quello che è elettronicamente rilevante da tutta una serie di leggende, di credenze, di atti di fede, di tifo sfrenato verso una tipologia costruttiva piuttosto che un altro. Spesso mi è capitato di leggere, anche in passato, anche su siti, forum, di una contrapposizione tra il point-to-point e il PCB. Bene, innanzitutto è scorretto l'approccio, in quanto il point-to-point è soltanto una branca, è soltanto una sottocategoria della grande famiglia degli end-wired che comprendono una serie di metodologie costruttive. Allo stesso modo anche i circuiti stampati non sono tutti quanti uguali. Ce ne sono ad esempio di all-inclusive, ovvero stampati che sono onnicomprensivi di tutta la componentistica che serve al funzionamento di un apparecchio. Ci sono invece soluzioni ibride dove allo stampato si avvicenda una parte di collegamenti cablati che ricordano da vicino l'end-wired. Vedremo quelli che sono i pro e i contro di queste soluzioni. Prima ancora di andare nel dettaglio, vi anticipo subito che il video non è rivolto a mettere in evidenza quale delle tipologie sia migliore, ma quali sono i punti di forza e i punti deboli di entrambe, perché mi preme ricordarlo e dirlo a priori a scanso di equivoci, un amplificatore che sia progettato bene funziona bene sia in end-wired sia in PCB, ovvero non è rilevante il tipo di cablaggio, ma la validità del progetto e la capacità di realizzarlo poi in concreto. Non a caso in questo video vedremo anche degli esempi positivi e degli esempi negativi. Non tutto quello che è end-wired è una manna dal cielo, non tutto quello che è PCB è spazzatura, assolutamente. Anzi, vi farò vedere poi con delle immagini abbastanza eloquenti che questa cosa è molto fuorviante e lontana dalla realtà. Prima di lasciarvi ai contenuti del video, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non vi siete iscritti e mettete un like al video se lo troverete di vostro gradimento. A dopo! Facciamo una prima disambiguazione. Innanzitutto, spesso si parla di point-to-point contrapposto ai circuiti stampati. In realtà il point-to-point è una sottofamiglia di quella che è invece la grande famiglia degli end-wired, ovvero dei cablati a mano. Quindi il vero confronto va fatto tra questa categoria, quella degli end-wired, e quella dei Printed Circuit Board, o meglio conosciuto come PCB, realizzazioni su circuito stampato. Andiamo a vedere gli end-wired. Partiamo dalle tre principali tipologie di end-wired, poi non è difficile trovare anche degli ibridi che comprendono più soluzioni rispetto alle tre principali che illustriamo. La prima è senz'altro quella del point-to-point, anche in ordine di età. Cablaggi che derivano direttamente da quelli che erano gli apparati elettronici prima dell'avvento del circuito stampato, e i turret board invece che cominciano ad avvalersi di un supporto senza le piste come PCB, ma che consente di raggruppare tutta la componentistica in maniera più ordinata e raggiungere poi con i cavi, i zoccoli delle valvole, potenziometri, jack d'ingresso e di uscita e i cavi dei trasformatori. È una tipologia che ricorda un po' le turret board, ma che è basata sull'eyelet. La differenza tra la torretta e l'eyelet è fondamentalmente che la torretta è un supporto metallico che consente il collegamento in più punti. L'eyelet board invece è una forma un po' più semplificata di quello che è il concetto del turret board, ovvero abbiamo una basetta che contiene invece di torrette i nostri eyelet, che sono semplicemente delle borchie forate, sono degli occhielli che vengono punzonati a questa scheda e nei quali vengono saldati cavi e componenti. Un esempio su tutti, ad esempio, penso ai Blackface della Fender. Entriamo adesso nel dettaglio, vediamo un esempio di point to point. Qui vediamo un matchless
come vedete, la prima cosa che risulta all'occhio è che i componenti sono disposti nelle immediate vicinanze del device che li utilizza. Ad esempio, i condensatori e le resistenze asservite a una valvola sono negli immediati paraggi della valvola stessa e sono saldati direttamente allo zoccolo. Dall'altro lato, invece, il componente sarà assicurato attraverso dei supporti a pettine per far sì che sia possibile fare un montaggio in aria, ma scongiurando la possibilità che i componenti possano muoversi e causare dei corti o dei guasti imprevisti. Vediamo anche che c'è una gestione molto razionale della componentistica, ad esempio quello che vedete sulla sinistra con la firma del costruttore, in questo caso Phil Jameson. Abbiamo il gruppo dei condensatori elettrolitici di alimentazione. Ecco, l'alimentazione è il più vicino possibile al trasformatore, mentre questo grosso cavo su cui risultano avvolti i componenti altro non è che un bus di massa, quindi un conduttore in rame dove vengono assicurati tutti i collegamenti di massa che fanno riferimento alla parte di potenza. Per la parte di segnale di preamplificatore c'è un bus a parte che è gestito diversamente e che fa capo invece alle prime due valvole preamplificatrici. Allo stesso modo il transito dalla parte di preamplificazione a quella di potenza colloca naturalmente questa valvola in questa posizione qui. Questo per accorciare il percorso dei componenti. Come vedete, quello che esce dal pre e arriva a questa valvola e quello che esce da questa valvola per andare al finale, in questo modo ha un percorso il più possibile razionale e semplice. Considerate anche che questo amplificatore nasce per avere le valvole che guardano verso il basso, in questo caso. Avendo le valvole che guardano verso il basso è importante comprendere anche la gestione nella distanza di queste componenti. Come vedete sono tutte quante separate e messe a distanza dagli zoccoli per evitare un eccessivo stress termico. Allo stesso modo qui dove abbiamo dei componenti di potenza, in questo caso abbiamo insomma un resistore, abbiamo un resistore di alto wattaggio, sono collocati in maniera più alta rispetto alle componenti di segnale, come ad esempio questo condensatore. Questo per evitare che il calore per convenzione vada a infastidire il condensatore. Invece tenderà naturalmente ad andare verso l'alto. Allo stesso modo la morsettiera qui che assicura un cablaggio della parte di potenza impeccabile e una gestione dei cavi che, come vedete, è meticolosa. Chiaramente questo è un amplificatore che nasce con il concept di non doversi rompere mai o comunque di essere di difficile guasto, di essere facilmente riparabile e di non subire particolarmente gli stress meccanici. Altra particolarità, come vedete in alcuni punti, la presenza di questa colla a caldo. Ecco, questa che anche se vista come una cosa antiestetica, in questo caso è utilizzato in questo modo, ha la sua ragion d'essere, in quanto evita vibrazioni indesiderate su delle componenti che potrebbero generare poi rumore sul percorso del segnale. Vengono assicurate in questo modo qui. Ecco, questo è un plus, in quanto già il semplice montaggio con questa tipologia di soluzione, con il point to point, scongiurerebbe questo tipo di ipotesi, ma questa ridondanza nell'assemblaggio ci dà la certezza matematica che i componenti rimarranno sempre in sede. Questo è utile in particolar modo quando i componenti sollecitati dal calore di un utilizzo prolungato dell'amplificatore dovessero essere mossi a caldo. Infatti è buona norma con gli amplificatori, al di là della loro tecnologia, ovvero al di là di come sono realizzati, che vengano sempre lasciati raffreddare prima di essere spostati. Andiamo adesso a vedere quelli che sono i casi di point to point, bello da quello insomma che sicuramente può essere un incubo. Point to point non è sempre una cosa positiva, ovvero deve essere gestito con un criterio. Ecco che vediamo un esempio che ho definito da master a monster, ovvero nell'esempio sinistro vediamo un dettaglio dell'amplificatore visto in precedenza, del matchless, vediamo l'ordine e la razionalità nel collocamento dei componenti,
Da quest'altro lato si privilegia sicuramente il percorso più breve possibile, ma come vedete è un dedalo disordinato. Onestamente in questo caso non mi sembra che il valore aggiunto sia molto. Non dubito che l'apparecchio possa funzionare correttamente, ma è sicuramente un incubo da mantenere. Oltretutto, come vedete, c'è anche un conflitto di componenti. Andando a avere soltanto la distanza dei componenti come requisito di funzionamento, ad esempio, si è andato a creare in questa zona una potenziale dissipazione termica molto elevata. Abbiamo ben 3 resistori di potenza collocati a distanza ravvicinata che si daranno fastidio a vicenda. Quindi, mentre qua abbiamo un concept che tiene conto del calore, dell'ordine, del percorso più breve, qui abbiamo soltanto il privilegiare del percorso più breve del componente, il che ci porta comunque ad una soluzione che, oltre ad essere incompleta sotto il profilo concettuale, è anche molto disordinata e brutta da vedere. Andiamo adesso alla seconda famiglia degli end-wired, i turret board. Qui vedete quello che secondo me è lo stato dell'arte dei turret board. Stiamo guardando infatti l'interno di un IVAT su cui sono state messe le mani, è stato riparato in qualche componente, vediamo che ci sono dei componenti che non sono originali, ma come vedete l'impianto di base è concepito già in una maniera tale da essere ordinatissimo, da avere una quantità di cavi alla minima indispensabile, rispettosissimo della dissipazione termica. Anche questo amplificatore, ricordiamo che le valvole guardano con il bulbo verso l'alto, quindi il calore non interesserà tanto lo chassis quanto la parte superiore. Altra cosa interessante che faceva IVAT era di schermare con uno schermo metallico utile a dissipare il calore lo spazio compreso tra le valvole finali che vediamo qui negli zoccoli e questi condensatori elettrolitici per farli lavorare ad una temperatura che non li mettesse in crisi. Questo è quello che secondo me è sicuramente uno dei montaggi più ordinati che si possano trovare in giro. Quindi non è un point to point di quelli più tradizionali, ma è sicuramente un montaggio a prova di bomba, bello da vedere, molto ordinato, molto essenziale. Allo stesso modo anche nei turret board si può fare lo stesso discorso, quindi da master a monster. Ecco che infatti abbiamo nel riquadro di destra una ricostruzione su un ampli, da quello che vedo, un ampli concepito inizialmente in PCB, una conversione in point to point fatta con una turret board che però vediamo è caotica, con un cablaggio che lascia molto a desiderare per lunghezza dei cavi e per il disordine soprattutto che c'è. Sicuramente, ecco, non è questo il tipo di turret board che ci piacciono. Andiamo avanti, l'eyelet board. Ecco, mentre nel turret board precedente abbiamo visto che si privilegiano dei supporti rigidi, quindi la vetronite, la bachelite, i fibroidi rigidi, qui utilizziamo invece un cartoncino pressato imbevuto di una sostanza che lo rende in qualche modo isolato. Bene, a parte il degradare di queste sostanze e la tendenza poi ad imbarcarsi che è tipica del supporto, possiamo osservare da vicino come sono fatti gli eyelet. Vedete, ricordano quasi quelle borchie che si utilizzano anche a livello sartoriale, in effetti. In queste borchie vengono saldati i cavi e i componenti. Questo qui è un bel esemplare di Blackface. Vedete, è comunque un circuito abbastanza ordinato, forse esteticamente meno accattivante dell'IVAT che abbiamo visto prima, ma dove c'è un ottimo compromesso tra la brevità nei collegamenti delle componenti e il cablaggio. I cavi che vedete sopra sono dei cavi che comunque, diciamo, in questa posizione lavorano bene. Questa infatti altro non è che l'alimentazione degli stati di pre in corrente continua e fa un percorso completamente diverso rispetto al segnale, quindi in linea di massima è pensato in qualche modo per ottimizzare eventuali disturbi. La parte dei filamenti invece è collocata in maniera più elevata rispetto al percorso del segnale dell'alimentazione in continua delle valvole. I filamenti ricordo che sono in alternata. E qui vediamo il classico esempio di questi cavi verdi twistati. Questa soluzione, unita al partitore resistivo che Fender collocava sotto la lampada a 6,3 volt, quella di accensione per capirci, creava una sorta di centrale virtuale per minimizzare il rumore in alternata che altrimenti sarebbe inevitabile sentire trasferito dal nostro preamplificatore al nostro finale e quindi ritrovarcelo poi sul suono finale. Anche allo stesso modo per l'eyelet board c'è un esempio che è ancora più eclatante. Qui vediamo due amplificatori di impianto identico, parliamo infatti di due Fender costruiti entrambi su eyelet, ma facciamo un confronto tra
un black face a sinistra e un silver face dopo. Se circuitalmente i progetti possono essere quasi immutati, ovvero è molto facile ritrovare anche tra i silver face dei circuiti mutuati direttamente dai blackface, notate che il cablaggio è indubbiamente più caotico, meno ordinato, meno piacevole e più propenso probabilmente anche a qualche rumore. C'è meno cura nella brevità dei collegamenti rispetto a quella che si trovava su un vecchio blackface. Questo dovrebbe farci riflettere anche sulla convenienza di andare a sostituire un amplificatore che è Silverface cercando di avvicinarlo a un amplificatore, al medesimo amplificatore di matrice Blackface. Forse il primo lavoro da fare, prima ancora di andare a valutare la sostituzione di qualche componente, è quella di andare sicuramente a migliorare il cablaggio. Questo più che altro per questioni di rumore, di rumori di fondo, eccetera. Perché sotto il profilo funzionale ricordo che due circuiti identici, gestiti correttamente in termini di wiring, quindi evitando di lasciare dei cavi in posizione che generino rumore, suoneranno con una resa pressoché analoga. Naturalmente anche in questo cablaggio caotico è possibile, distanziando cavi che possono interferire tra di loro, minimizzare, diciamo all'ennesima potenza i disturbi e i rumori di fondo dell'amplificatore, quindi rendere l'amplificatore comunque abbastanza silenzioso. Andiamo adesso nella famiglia dei circuiti stampati. Anche qui vedremo degli esempi di grande pregio e degli esempi invece che lasciano molto a desiderare. Quando penso a un PCB di tipo industriale costruito, diciamo bene, uno di quelli che mi viene a mente, secondo me uno di quelli con un rapporto qualità-prezzo imbattibile, è un Jet City come quello che state vedendo in queste immagini. Questo è un 100 watt. Come vedete le schede sono comprensive di tutta la componentistica, nulla è cablato al di fuori del PCB, del circuito stampato. C'è però una particolare attenzione nella collocazione delle componenti. Innanzitutto questo chassis, esattamente come i precedenti, ad eccezione della Fender che aveva le valvole che guardavano verso il basso, quindi il calore torna in qualche modo a battere sullo chassis. Qui abbiamo invece una gestione diversa. Nonostante l'amplificatore sia completamente concepito su PCB, le valvole infatti guardano verso l'alto, quindi per convenzione tenderanno a raffreddarsi e a mandare l'aria calda verso la parte alta della testata. Di conseguenza il PCB è abbastanza al riparo da guasti di tipo termico. Vediamo anche che ci sta una buona gestione dei condensatori elettrolitici di alimentazione, sono collocati in una posizione dove risentono ancora meno dello stress termico e che tutta la parte di segnale e la parte di preamplificatrici è gestita con una particolare attenzione nella gestione degli spazi. Quindi, come vedete, le piste sono abbastanza brevi, sono dimensionate correttamente, c'è una giusta distanza tra una pista e l'altra per scongiurare fenomeni di capacità parassite, di rumore o di surriscaldamento dovuti magari a un sottodimensionamento, e tutti i componenti sono collocati con una clearance, quindi con una particolare attenzione anche all'aria che c'è tra un componente e l'altro per permetterne un corretto raffreddamento. Vi ricordo infatti che poi le valvole preamplificatrici rispetto alle finali non hanno lo stesso potere di generare un calore termico tale da generare guasti, insomma, almeno in questa soluzione circuitale in cui le valvole guardano verso l'alto. Ecco, questo è un esempio commerciale di un PCB disegnato bene. Questo PCB però è, diciamo, un po' una mosca bianca e diremo subito che il motivo per cui questo PCB è concepito in questo modo è perché è stato realizzato da Mike Soldano. Mike Soldano infatti probabilmente è uno di quelli che può essere catalogato tra i costruttori di PCB più affidabili in assoluto nel mondo dell'amplificazione valvolare. Vedete anche il particolare ordine nel concept del cablaggio di potenza, come è cablato lo stand-by, come è cablato il pulsante di potenza e come è gestito tutto. Un ampli ordinatissimo con un PCB concepito bene, con anche la scelta di connettori, ad esempio, nei punti più stressabili, cablati a mano invece che su PCB, ma il grosso vediamo che è contenuto direttamente sulla sua scheda. C'è una presenza di schermati ridotta al minimo, in questo caso solo dove serve, questo dovrebbe essere il suo FX loop probabilmente. Vediamo che in maniera molto ordinata un solo schermato fa un percorso ben distante dalla parte di potenza e arriva direttamente alla valvola che gestisce l'FX loop.
Vediamo adesso un altro esempio. Ecco, PCB più end wiring. Il progettista è lo stesso. Un po' come avveniva nell'esempio dell'eyelet board, dove vi ho fatto vedere come nella transizione tra backface a silverface, anche a parità di progetto, il circuito risultava più caotico nella sua realizzazione pratica, nel suo layout. Qui il progettista è lo stesso. Mike Soldano ha progettato sia l'amplificatore economico che vi ho mostrato prima, sia questo qui che è il suo prodotto di punta. Questo ad esempio che vediamo in questa immagine è la SLO 100. SLO 100 che come vedete è organizzata in una maniera ineccepibile. Cosa è stato fatto sulla SLO 100? Come vedete tutte le parti suscettibili al calore vengono cablate a parte, quindi agli zoccoli delle valvole sia preamplificatrici che finali si arriva in maniera cablata, nonostante le valvole guardino verso l'alto, quindi dove ci sia già uno stress termico inferiore rispetto a soluzioni che hanno lo chassis verso l'alto e le valvole verso il basso, simile ai Fender per capirci. Ecco, questo qui ha un impianto invece che meccanicamente è simile a un Marshall, quindi avrà la testata nella parte bassa, le valvole sopra, il calore tenderà a salire, quindi allontanandolo dallo chassis. È facile vedere anche che è un PCB concepito come un singola faccia. Nonostante ciò, è molto facile vedere come i collegamenti siano razionalizzati il più corto possibile, siano distanziati nella maniera giusta e come il dimensionamento risenta dal tipo di utilizzo, cioè le dimensioni di una pista di alimentazione saranno diverse da quelle di una pista di segnale, saranno diverse da un bus di massa. Allo stesso modo, molto intelligente anche la gestione delle alimentazioni. Infatti vediamo che due condensatori di alimentazione, quelli preposti ad alimentare parte del pre, sono collocati sul PCB generale, mentre l'alimentazione diciamo, di potenza, quindi fino allo stadio della fase inverter, la vediamo collocata in una basetta a parte, ben distante dalle valvole finali, distanziata in maniera evidente dalla parte dello chassis, immediatamente al di sotto del trasformatore di alimentazione. Anche per la scheda di alimentazione notare la robustezza, cosa molto bella. Mike Soldano ad esempio non utilizza colla in questo assemblaggio, si limita a fascettare i componenti tra di loro in modo che non abbiano movimento e il risultato è un prodotto di una solidità imbarazzante. Soluzione molto simpatica quella di orientare le valvole in modo da avere dei bus che in qualche modo vanno in maniera unica da sinistra verso destra e viceversa, quindi perfettamente paralleli tra di loro. Bella anche la soluzione soprattutto nella gestione dei filamenti. Questo consente di avere dei filamenti non più intrecciati tra di loro da staccare il più possibile dal resto dei fili, ma crea una situazione, un wiring che, considerando che l'amplificatore è abbastanza high gain, lo rende elegante e molto bello da vedere, forse un pochino più penoso se si dovesse sostituire uno zoccolo finale, in quanto ci sarebbe poi per fare un lavoro corretto da ripassare interamente il cablaggio, ma anche in questo caso insomma vediamo che l'ordine ci aiuta in qualche modo. Allo stesso modo vediamo dal lato dell'ingresso tutto quello che entra in griglia ai primi tre stadi preamplificatori ci arriva attraverso dei cavi schermati. Quindi tutto quello che arriva alla griglia dei primi tre stadi è servito da filo schermato, quindi con un livello di silenziosità, insomma, data la tipologia dell'amplificatore, anche troppo elevato. Il montaggio, come vedete, è di una pulizia estrema e sicuramente se devo pensare a un esempio di PCB ibrido con l'end wiring, sicuramente questa è una soluzione che mi piace. Adesso ci aiutiamo con delle immagini termiche. Quello che fa la differenza tra un circuito concepito bene e un circuito concepito male, e vale sia per gli end wired che per il PCB, è una gestione che non tenga conto soltanto delle capacità parassite, dei disturbi, del rumore, dell'ottima gestione del cablaggio per migliorare il rapporto segnale-rumore, ma anche, se non soprattutto, la gestione dell'elemento calore, quindi dell'elemento termico. Buona parte dei guasti, infatti, che portano alla bruciacchiatura di componenti o altro, è legato a uno stress termico indotto dal tipo di costruzione. Un'immagine vale più di 1000 parole. Vediamo questo esempio. Qui c'è un'immagine termica di un amplificatore concepito, diciamo,
simil fender, ovvero chassis in alto e valvole al di sotto, e vediamo che il calore per irradiamento dal suo punto di maggiore calore, 262 gradi in questo caso, raggiunge anche la parte più alta, in quanto il calore tenderà a salire, riscalderà lo chassis e quello che è immediatamente al di sopra. Questi due componenti che dall'immagine termica non si vedono bene, ma hanno una forma rettangolare, presumibilmente saranno dei resistori ceramici probabilmente. Potrebbero essere dei condensatori. Non affezioniamoci al tipo di componente, anche se è chiaro che il resistore per sua natura dissipa in calore, un condensatore non deve fare questo. Però andiamo a vedere in che modo viene influenzata anche dall'aggiunta del calore della valvola rispetto a quello che è il suo funzionamento normale. Nell'immagine successiva infatti andiamo a vedere che il punto superficiale di questo componente, che vedevamo prima solo in parte, è di ben 124 gradi. Bene, va da sé che è una temperatura alla quale la componentistica non dovrebbe lavorare. Si deve cercare infatti di tenere il nostro amplificatore il più possibile fresco nei limiti del possibile. Ecco, questo fenomeno si può verificare non soltanto su un amplificatore con PCB, ma anche su un amplificatore point to point, quindi la metodologia costruttiva non influisce su questo tipo di problemi. Qui abbiamo un componente che sta dissipando il suo calore più il calore indotto dalle valvole finali. Ecco, va da sé che le conseguenze possono essere diverse. Sicuramente tra le due tipologie costruttive il PCB è quello che soffre di più di questo tipo di disagio, per il fatto che ha dei giunti di saldatura più piccoli, che in alcuni casi i componenti vengono gestiti male e quindi messi direttamente in appoggio sul supporto, quando in realtà andrebbe lasciato uno spazio, e mi permetto di dire che quando si tratta di resistori di grande potenza sarebbe addirittura consigliabile utilizzare sulle sue gambine dei distanziali ceramici, utili a mantenere la corretta distanza ma anche a dissipare un po' di calore generato lungo i reofori del componente. Perché? Perché questo calore va a stressare le saldature. Chiaramente un PCB che abbia delle piazzole sicuramente ridotte risentirà di più di questo stress rispetto a un end-wired che di norma ha saldature molto più generose, quindi offre una superficie in grado di dissipare molto più grande. Maggiore è la superficie, maggiore è la dissipazione di calore. Questo non significa che una saldatura fatta su un end-wired non possa mai risentire di problemi legati alla dilatazione e alla ricontrazione, quindi allo stress termico, ma che sicuramente ne soffre meno rispetto al PCB. Detto questo, va da sé che, data anche la delicatezza del supporto del PCB, una cattiva gestione dei componenti che generano calore e anche l'interferenza di questa componentistica con il calore ulteriore generato dalla presenza delle valvole, messe a dissipare in una maniera magari non correttissima, stressa ulteriormente le piste. Dovete considerare che comunque un PCB altro non è che uno strato di elettrico di vetronite sul quale è incollato un leggerissimo strato di rame. Ora questo rame con lo stress termico e in presenza di temperature elevate può danneggiarsi, quindi anche una riparazione poi risulta più bruttina, più noiosa da fare. Il circuito perde comunque molto dell'integrità iniziale. Probabilmente in un end-wired invece questo tipo di guasto genera la rottura del componente ma non compromette il supporto. Questo per dire che possiamo sforzarci di utilizzare entrambe le tipologie costruttive nel migliore dei modi. Abbiamo visto infatti precedentemente quelle che forse sono le costruzioni considerate lo stato dell'arte di entrambe queste famiglie circuitali, purché si tengano sempre bene a mente queste caratteristiche, ovvero non soltanto quelli che sono i disturbi elettronici che affliggono il segnale, ma una corretta gestione della componente termica. Oggi la termografia ci aiuta da questo punto di vista e un'immagine del genere, come quella che stiamo osservando in questo momento, ci aiuta a capire cosa può non andare in un circuito che stiamo concependo. Quindi già in fase di progettazione è facile intuire qual è il modo più corretto di collocare un componente, se non per scongiurare al 100%, il 100% di assenza di guasti in un apparecchio elettronico non esiste,
ma di limitare sicuramente in maniera sensibile ed evidente al minimo questi guasti. Bene, anche questo video giunge al termine, spero che vi sia piaciuto. Se trovate questo tipo di contenuti interessanti da integrare all'interno del canale, datemi un feedback attraverso i commenti e potete anche sentirvi liberi di suggerire o richiedere qualche argomento di vostro interesse, sempre utilizzando la formula dei commenti. Se non vi siete iscritti già al canale, fatelo. Mettete un like al video se è stato di vostro gradimento. Vi saluto e ci rivediamo al prossimo video.